Scommetto che avete sentito dire, o voi stessi avete detto, quell'uomo è un po' un orso, intendendo un uomo che è un po' ritirato, un uomo che non vuole uscire, che si fa un po' i fatti suoi, eccetera, eccetera. Qual è il corrispettivo dell'uomo orso nell'ambito femminile? Non c'è una donna orso, c'è una donna lupa, che però è tutt'altra cosa. Non è una donna ritirata, una donna lupa, è una donna predatrice con un taglio anche sessuale, da cui anche poi l'etimo del termine lupanare, eccetera. Ecco, questa cosa è interessante, nel senso che ci sarebbe un uomo ritirato, cioè o comunque l'uomo può privarsi della relazione umana e è anche un po' uno stereotipo, non c'è invece uno stereotipo della donna ritirata, ovvero c'è ed è negativo. Perché? Mentre l'uomo ritirato è un uomo che incarna degli stereotipi di saggezza, l'eremita, il santone, lo stilita, quello che sta sulla colonna, la donna sola, la donna ritirata è o una gattara, o una strega, o una santa che però ha in qualche modo dovuto demandare, obliterare la propria femminilità, o è una donna sostanzialmente sfortunata, cioè la donna sola, la donna eremita, non è una donna che ha capito qualcosa di più dell'esistenza, è una donna che ha perso qualcosa della propria esistenza. L'unica donna sola, eremita, che ha capito qualcosa, ha però dovuto sposare Cristo rinunciando a tutta la sua carnalità, a tutta la sua fisicità. In realtà ci sono tutta una serie di stereotipi molto strani e molto interessanti, che parlano di cosa? Un antropologo tanto tempo fa aveva scritto su un libro che in qualche modo si potrebbe intendere la mascolinità e la femminilità nei suoi estremi come l'autismo per il maschio, cioè per cui l'incapacità di comprendere le emozioni e quindi di ritirarsi in vita solitaria, e dall'altra parte per la donna l'estremo sarebbe la sindrome di de Clerambault, cioè l'orotomania, ovvero vedere l'amore, il desiderio e la relazione dove in qualche modo non ci sono, innamorandosi di uomini importanti, eccetera. Ciò detto, però, è pur vero che la società, con una storicità comunque patriarcale e maschilista, ha concesso al maschio solo e al maschio ritirato comunque una decorosità e una dignità legata alla saggezza, per cui il maschio solo è un maschio comunque realizzato e che anzi forse ha capito qualcosa di più della vita in quanto saggio, eccetera. Per quanto poi ci siano nelle fiabe anche elementi dell'uomo belluino, diciamo che l'uomo eremita è di fatto un uomo saggio. La donna che invece si priva della relazionalità è una donna sfortunata o maligna. La strega, infatti, è una donna sola, è una donna eremita che ha negato la propria fecondità in virtù di un patto col diavolo e che non solo ha negato la propria fecondità, ma nega la fecondità della terra e delle altre donne. Infatti uccide i bambini e rende sterili le messi, no? Per cui è una donna antifeconda, no? È un'anti-Eva, è una Lilith, nella quale prevale la sessualità in quanto sposa di Satana, per cui c'è questa dimensione di carnalità esaltata, la cui condanna però è una sterilità personale, una sterilità trasmessa. La sposa di Cristo invece è una donna che ha sposato Cristo e questo però ha implicato che la propria sessualità sia in qualche modo obliterata in virtù di un legame spirituale, no? con il divino, che però, come dire, non integra una figura piena femminile, cioè in qualche modo o è ipersessualizzata o è desessualizzata. E poi c'è la nota, ormai insomma anche simpatica, Gattara, che sarebbe la donna che alla fine non ha trovato l'uomo, no? Come se trovare l'uomo fosse una necessità assoluta per la donna, e che invece si realizza con questi animali simpatici, che però anche loro insomma sono peculiari, perché il gatto fra tutti gli animali, anche lui è diventato noto in internet per essere un po' un piccolo egoista, un simpatico egoista che sta sulle sue, e per cui questa donna poverina non solo non ha trovato l'uomo
e non si è realizzata coi figli, come se anche questa cosa realizzarsi coi figli sia una necessità della donna, ma che poi si accompagna in tarda età coi gatti, che peraltro sono altri esseri che più di tanto, insomma, non se la fileranno, in quanto già di per loro un po' simpaticamente egoisti. E peraltro la gattara non è assimilata o assimilabile a una donna saggia, ma in qualche modo, potrei dire in maniera un po' brutale, è una barbona ripulita, perché è una donna che ha questa sua piccola vita con gli animali, però di fatto mi viene in mente anche la simpatica gattara dei Simpson, sembra un po' una barbona che lancia i gatti, eccetera. Tutto questo discorso per, in effetti, riflettere un pochino sugli stereotipi legati al femminile e al maschile e su ciò che la società pensa e ha, come dire, instillato nei secoli rispetto alle finalità dell'essere maschile e dell'essere femminile, e su come queste cose poi gravino, no, e pesino molto sui generi e su ciò che ci si aspetta dalle persone, per cui le donne che devono essere, sono esseri di relazione, e i maschi che invece sono esseri di non relazione o incapaci a capire. E per quanto si scherzi su queste cose, anche scherzando si rinforzano: i maschi non capiscono mai l'emotività, le donne si aspettano di essere capite per vie magiche senza parlare, per cui poi si litiga, eccetera eccetera. È interessante, ne riparleremo, continueremo a parlare di queste cose in un prossimo video. Un saluto, ciao, al prossimo video.